È possibile illuminare il soggetto con un solo punto luce e far venire bene l'inquadratura? Scopriamolo insieme. Come ti dicevo nell'introduzione, in questo video parliamo di un solo punto luce per riprendere il soggetto in un video podcast, un'intervista o quello che sia. Non so se hai già visto il video in cui ti parlavo dei 3 punti luce, quindi la classica modalità di ripresa con una luce key light, fill light e backlight. Nel caso non l'hai visto ti lascio il link in descrizione. Oggi parliamo di un solo punto luce. È possibile quindi illuminare il soggetto con un'unica luce e farlo venire bene nell'inquadratura? La risposta ovviamente è sì. In questo momento io sto utilizzando una sola luce, nessun'altra, soltanto una. E ce l'ho qui davanti a me, proprio davanti a me a 45 gradi in alto, puntata verso di me, quindi inclinata, ed è una luce, se ti interessa, è una luce, una Amaran 100D, ma poteva anche essere una Godox 60 watt come quelle del video dei 3 punti luce. Quello che ci interessa non è tanto la luce, ma quello che c'è davanti. Che cosa c'è davanti a questa luce? Una lanterna. Una lanterna da 65, quindi neanche troppo grande, diciamo media, perché poi ci sono anche quelle più grandi. Una lanterna da 65 che per sua stessa natura, diversamente dai softbox che indirizzano la luce in una direzione precisa, è una sorta di cono che si allarga ma indirizza la luce in una direzione, qui la lanterna, essendo tutta aperta, indirizza la luce in ogni direzione. E quindi sta illuminando non solo me, ma anche ciò che c'è intorno a me e anche dietro di me, perché è più alta di me ed è inclinata a 45 gradi verso di me. Ok? Quindi in questo modo io sto utilizzando un solo punto luce e sto illuminando me. Come vedi nell'altro video, quello dei 3 punti luce, ti ho fatto vedere come era possibile con un gioco di luci ammorbidire il volto e dare tridimensionalità. In questo caso sicuramente la luce è molto morbida perché arriva dietro la lanterna che comunque la ammorbidisce, ma non riusciamo a dare tridimensionalità al soggetto. Questo per carità non è un grosso problema, dipende sempre dalla scelta stilistica che vuoi adottare nel tuo video. In questo caso abbiamo un unico punto luce, magari non ne abbiamo 3, banalmente ne abbiamo solo uno, quindi ci accontentiamo di quello che è. Però possiamo utilizzarlo, quindi volevo farti vedere questo, che possiamo comunque utilizzare questa luce per avere un soggetto correttamente illuminato, staccato dallo sfondo, come vedi in questo momento, e ben illuminato. Quindi si può fare un video con un solo punto luce? Assolutamente sì, e in casi come questi io ti consiglio una lanterna. Poi faremo, se l'argomento ti interessa, ti farò una distinzione tra lanterna e softbox, te li faccio vedere insieme in modo che tu possa farti un'idea di come illumina la lanterna e di come illumina il softbox. Però ti basti sapere che la lanterna illumina totalmente, ok? Illumina quindi non solo il soggetto perché non è indirizzata lì, ma anche ciò che c'è alle spalle. Quindi se vuoi che anche il tuo sfondo venga illuminato uniformemente così come il soggetto, la lanterna è sicuramente la scelta giusta. Se invece vuoi fare dei giochi particolari per cui lo sfondo è scuro perché magari ci metti dei LED, ci metti altre luci, la lanterna non è proprio la scelta giusta. Quindi dipende, come dicevo prima, dalla scelta stilistica. Spero di averti raccontato abbastanza di questa tecnica di illuminazione. Ti lascio come al solito tutti i link in descrizione sia della luce che sto utilizzando, sia delle altre luci che utilizzo che costano un po' meno, sia soprattutto della lanterna. Ok? Grazie per aver guardato questo video. Qualsiasi dubbio, domanda, curiosità, commenta qui sotto e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e alla prossima settimana.